8 organizzazioni provenienti da 5 paesi differenti per il progetto Blue Ports, che mira a sostenere lo sviluppo delle competenze blu per il capitale umano e del personale coinvolto nelle attività portuali, amministrazione, operatori, autorità competenti per i porti di piccole e medie dimensioni. I corsi gratuiti sono in partenza in autunno. Capofila è la Technical University of Crete. Tra i partner anche il distretto ligure delle tecnologie marine e tra i beneficiari c'è l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Blue Ports è l'acronimo di Blue Careers in Net Zero Energy Ports, per cui si parla di un progetto dedicato all'upskilling del personale operante negli ecosistemi portuali, quindi tutti gli attori che fanno parte del porto, che lavorano nel porto. E il progetto è finalizzato alla creazione di un percorso di training e certificazioni che sia riconosciuto a livello europeo. Mi piace sempre comunicare, anzi vantarmi del fatto che la certificazione sarà basata sulla ISO 17024, per cui su una normativa riconosciuta a livello internazionale per la qualificazione e certificazione del personale. All'interno del consorzio Blue Ports il DLTM è un'organizzazione beneficiaria, quindi non siamo in capofila, ma implementiamo e siamo leader di diversi task, quindi di diversi compiti, tra i quali c'è l'implementazione del corso pilota, che dovrebbe partire a fine autunno, per cui si parla fine ottobre, inizio novembre, e dall'altra parte siamo responsabili anche della comunicazione di tutte quelle che sono le attività e i risultati del progetto. Abbiamo due target audience principali. Da una parte abbiamo il livello gestionale di tutte le organizzazioni, di tutti quegli attori che lavorano nell'ecosistema portuale, e dall'altra invece miriamo anche a poter coinvolgere il personale più tecnico, quindi gli operatori che lavorano a livello proprio di banchina o anche nei magazzini, nelle strutture, il reparto tecnico operativo. Appena finita l'estate sarà disponibile un form per potersi candidare al progetto. Ovviamente abbiamo stabilito alcuni requisiti, tra questi nel caso del personale, il personale amministrativo, il possesso del diploma di laurea e se non ricordo male circa 2 anni di esperienza lavorativa. Per quanto riguarda invece il personale operativo delle aree portuali, semplicemente basta avere un diploma tecnico ma con un pochino più di esperienza di lavoro. Per cui i 2 corsi che abbiamo pensato che metteremo in piedi nei prossimi mesi si rivolgono specificatamente a creare una figura che si chiamerà Port Sustainability Operator da una parte e Port Sustainability Officer dall'altra. I corsi saranno totalmente gratuiti, proprio perché questo è un progetto pilota finanziato dalla Comunità Europea. Saranno dei corsi assolutamente integrabili con l'attività lavorativa, le ore da dedicare allo studio varieranno tra 1 a 3 ore alla settimana in media, e i corsi dureranno all'incirca 2 mesi. Abbiamo parlato di certificazione, perché è così importante avere una certificazione? La certificazione è importante per 2 motivazioni principali. La prima è una motivazione personale. Chiunque sia in possesso di una certificazione è ovviamente in grado di dimostrare quelle che sono le proprie competenze, le proprie conoscenze anche all'esterno del proprio ambiente di lavoro, e questo ti può rendere più competitivo e attrattivo nel mercato del lavoro. Dall'altra parte un'azienda, un'organizzazione che ha a disposizione, ha alle proprie forze del personale qualificato, è un'azienda fondamentalmente più stabile, reliable e quindi affidabile, e allo stesso tempo molto più attrattiva come partner o fornitore a livello di mercato. Noi stiamo lavorando molto sul tema del cold ironing, quindi sull'efficientamento energetico e elettrificazione delle banchine, sul tema della nuova rete di alimentazione elettrica del porto, che servirà per i fabbisogni energetici nei nuovi sviluppi del porto della Spezia e anche del porto di Marina di Carrara. Abbiamo dei progetti sul cold ironing sia per quanto riguarda il comparto crocieristico sia per quanto riguarda il porto mercantile. Sulla parte crocieristica siamo in fase di completamento del progetto della realizzazione del cold ironing per il molo Garibaldi. Stiamo portando avanti il progetto per il nuovo molo crociere, quindi per l'elettrificazione dei 2 accossi sul nuovo molo crociere, e stiamo andando avanti anche sul cold ironing del comparto mercantile, secondo e terzo bacino, dove abbiamo completato la cabina di trasformazione in fase di completamento, e andremo quindi a completare i lavori probabilmente entro la fine di quest'anno. Lo stesso a Marina di Carrara abbiamo un progetto di cold ironing importante.
Quello che è fondamentale è il tema ovviamente delle professionalità, delle competenze che sono necessarie in questa progettualità. Avere delle competenze specifiche, quindi di tipo verticale, sulla specializzazione proprio che serve per gestire questo tipo di progetti e anche i lavori che poi vengono realizzati, ma avere anche delle competenze trasversali, sia quindi una formazione che che sia indirizzata sia alle risorse e dipendenti esistenti, quindi quelli che in struttura già gestiscono oggi queste complessità e queste progettualità, ma investire già anche su delle professionalità nuove che dovranno essere inserite, perché il tema appunto dell'efficientamento energetico, della transizione energetica non è un tema che si esaurirà con la fine dei finanziamenti del PNRR che tanto stanno sostenendo questo settore, ma proprio perché è una transizione avrà quindi un percorso ancora sicuramente lungo e sarà un processo comunque che porterà quindi ad avere necessità di nuove professionalità da inserire al proprio interno. Quindi in questo senso anche la collaborazione che abbiamo con il DLTM, quindi con il Distretto Ligure e Tecnologie Marine, essendo soci del distretto ma avendo anche sottoscritto un accordo di collaborazione, ci permetterà quindi di sfruttare anche le opportunità del progetto Blue Ports in termini di formazione, in termini anche di reskill delle proprie competenze interne sul tema della sostenibilità e della transizione energetica, e quindi poter anche avere questo scambio, no, di esigenze che sono necessarie in una struttura come l'autorità di sistema portuale per portare avanti e completare le progettualità attuali, quelle già in essere, ma affrontare già con le competenze giuste le sfide di domani. Our university is a very small university, but very famous. We're very active in European projects, in our research. It's an engineering university. We call it is a boutique university. As concerns our team, the SLTUC, we work coordinating on behalf of the European Commission mainly, but on behalf of our university. We are responsible to coordinate several projects, more than 60 projects coordinated by us during the last 20 years on sustainable energy and mobility, but also sustainability assessment. This project has to cover a missing part between the need for green transition and the real world. This is a gap. Always we discuss about projects, about targets, but very rarely we talk about people, about the human capital. So with this Blue Ports project, we create the proper capital, human capital, for to cover this gap, offering to the staff very too many opportunities for the professional future, and with new knowledge, but also certification of the skills and competencies according to the real work, and also whatever makes them to feel more safe in the working environment. For port authorities, the proper staff, which is minimize any risk, and also risks for the environment, but also for potential investments or accidents, whatever it is. So it's something that especially the small and medium port they need, and also the society has the opportunity to exploit personnel which minimized CO2 emissions and minimized accidents, more safety for the passengers and goods, but also better quality of living for everybody. The idea of this project started before 2 years, when we have seen in a big European meeting of the two basins, Mediterranean and Blue Sea. Everybody discussed about the future, the targets 2030, 2040, about green transition, Green Deal, all these things. But I have noticed that there was no response, no discussion about personnel. This was our opportunity. So we have created a fantastic consortium, very well selected partners, and to cover what we can do to cover this gap. And our project is the only project which covers two different basins, Mediterranean and Black Sea,
And for that reason, we have different roles in our projects. For instance, from Black Sea, we have the National Authority for Marine Policy in Batumi. For the Western Mediterranean, with us is the people from the Valencia port. They have a high experience in implementing projects and new ideas and innovation things. From Italy is a cluster around La Spezia, a foundation about La Spezia, Diretto Ligure, and they provide an idea of a smaller port, but with a full ecosystem around that, about this port. And for Greece, we are the coordinators, the Technical University of Crete, especially Renewable and Sustainable Energy Laboratory, our laboratory. We coordinate this project, but also have with us the port of Heraklion, which is a typical Mediterranean medium-sized port. And also we have the supporters, which are the Ministry of Marine Policy of Greece and the national authorities of Tunisia. They are interested also to join what we do. The role of the certification body and with very, very well-known globally experience is TIFNOR. They will guide us through this certification process. So we need certification and to cover two different roles. The role of the manager, let's say from, as concerns the management, the administration of the port activities, and also the blue-collar persons. We have two different certification schemes. In both cases, it's important the certification to show exactly what they can and what they cannot do. With the blue project, we have more capable staff to make what is necessary to meet the requirements and these ambitious requirements, really ambitious, of the Green Deal and other EU policies. We know how difficult is this. It's also very difficult for the ports to create very, very quickly the necessary infrastructure to meet this kind of targets. But with blue ports, every port, small or medium, has the capability to train at least one or two persons from the staff they can do, and to start thinking seriously how to become more green and more smart. So the project offers this capability on the ports to develop the most important, let's say, resource they have. The most important resource they have is staff. It's not the very expensive infrastructure. If you have the fantastic infrastructure, but the staff is not capable to operate and to maintain and to exploit the results of this stuff,